Questo add-on è il sogno di tutti i builder da Bedrock Edition, specialmente da console. Funziona in modo molto simile a World Edit della Java Edition. In pratica ti risparmia un sacco di tempo, soprattutto per quanto riguarda la terraformazione, ma adesso vediamo le 5 cose principali che si possono fare con questo add-on e poi vi rivelo il nome e gli daremo anche una valutazione. Eccoci, la prima cosa che volevo mostrarvi è appunto lo strumento di base, che sarebbe questa bacchetta, se vogliamo chiamarla così. In pratica a cosa serve? Semplicemente voi cliccate da un lato un punto della vostra area che volete fare, cliccate dall'altro col tasto sinistro, insomma con LT se siete da Xbox o L2 se siete da Play, insomma il tasto con cui piazzate i blocchi per intenderci, e create un'area appunto in cui potete fare quello che volete. Tipo c'è il block picker che serve appunto per selezionare un blocco, tipo si può selezionare per esempio questo blocco qua, e poi posso usare lo strumento per riempire, appunto per riempire tutta la zona, e si riempie in un attimo la zona che abbiamo selezionato. Ovviamente posso tornare indietro e questa cosa fa molto comodo perché sbaglierete un sacco di volte e si possono fare un sacco di cose come selezionare più blocchi o texturizzare già prima ancora di creare la struttura. Qua ad esempio puoi abilitare questa funzione qui e ora posso selezionare più blocchi, tipo seleziono questo, insomma un po' a caso, e se io vado a riempire, sempre con questo strumento, si riempie utilizzando i blocchi che ho selezionato. Ora la texture fa schifo, però selezionando dei blocchi buoni si possono creare cose interessanti. Ad esempio si possono creare anche i gradienti, io me ne sono preparati un paio, tipo questo che va con la pietra e l'andesite. Se io lo seleziono per usarlo, posso riempire la selezione con questo gradiente qui. E quindi, come vedete, mi passa dall'andesite alla pietra da solo, cioè fa da solo il gradiente, non serve neanche che vi mettete a farlo. Ci sono diversi tipi di riempimento, tipo questo che sto usando è vuoto in questo caso, però ce ne sono anche di diversi tipi, ad esempio questo che fa solo i muri, oppure quello che riempie completamente tutto. Vi faccio vedere ad esempio quello che fa solo i muri, se lo cliccate crea diciamo appunto solo i muri. Poi ad esempio se io volessi selezionare solo un blocco specifico da rimpiazzare potrei fare una cosa del genere. Creo una selezione da un punto ad un altro e se ad esempio voglio rimpiazzare solo i blocchi, questo qua della terracotta, potrei selezionare questo strumento e cliccare quel blocco lì. In questo caso mi creerebbe, cioè mi sostituirebbe solamente quel blocco lì. Come vedete mi ha sostituito solo quello. Ora ovviamente torno indietro perché non mi interessa. La seconda cosa che volevo mostrarvi invece sono le forme. Ovviamente fa comodo avere anche più forme, oltre a un rettangolo o un quadrato. Infatti c'è questo strumento che può disegnare diverse forme. Queste sono le forme che disegna. Può fare una linea, una sfera, un cilindro, una cupola, una piramide. Ne faccio vedere un paio. Utilizzando ad esempio la linea si possono fare appunto delle linee. Chi l'avrebbe mai detto? Ci sono anche altri strumenti, tipo la sfera. Si può scegliere anche se farla vuota all'interno, in questo caso faccio sì così si crea prima. Ovviamente poi la velocità con cui si fanno queste cose dipende anche dal vostro dispositivo, ecco. Ed ecco qua che abbiamo creato anche la sfera. Si potrebbe fare anche la piramide, per esempio. Ed ecco qua una piramide già fatta e già texturizzata perché ho selezionato i blocchi con questo strumento. E questi erano gli strumenti, diciamo, più semplici da utilizzare. Adesso ci sono degli altri strumenti che vi faccio vedere, che però sono un po' più complicati e anch'io non sono molto esperto, ecco. Ad esempio, c'è la possibilità di creare i propri strumenti. Io, ad esempio, mi sono un po' sbizzarrito, però sono riuscito a creare questo strumento, che ho già nel mio inventario. L'ho rinominato Debug Stick perché fa un po' la stessa funzione del debug stick della Java Edition, però ecco ha qualche funzione in meno, non è proprio al 100% come quello della Java. Ad esempio sì, mi può aiutare con le trapdoor se voglio cambiarle ad esempio la rotazione, oppure se voglio per esempio aprirla o chiuderla senza la redstone, ma non è al 100% un debug stick perché ad esempio non funziona proprio perfettamente con le fence come vedete, perché alla fine mi va solo a cambiare il colore delle fence e non l'orientamento, non
la direzione dei paletti delle fence. Infatti io per fare quelli qua sulla Bedrock Edition utilizzo ancora il vuoto struttura per riuscire a creare, diciamo, i paletti senza che ci sia un blocco reale di fianco. Un'altra cosa molto comoda, che è la quarta cosa che andiamo a vedere, è la possibilità di creare le proprie strutture, di ricopiarle molto facilmente. È una cosa che già si faceva, già io facevo ad esempio qua sulla Bedrock Edition con il blocco struttura, però è una cosa abbastanza complicata perché devi andare a selezionare l'area e tutto, e quindi con questo add-on è molto più semplice il tutto. Io ad esempio mi sono andato a creare già alcune strutture, ad esempio c'è questo qua, ad esempio con questo strumento vado a copiare gli alberi che ci sono ad esempio nella mia isola a mezzaluna. E quindi si può creare una foresta in pochissimo tempo, ecco. E se sbaglio qualcosa si può sempre tornare indietro, come vedete, in modo molto semplice. Invece se sbagli qualcosa con il blocco struttura non è così semplice rimuovere tutto, ecco. Si può salvare qualsiasi tipo di struttura. Non so in realtà se ci sia un limite al numero di strutture che si possono creare, non ho ancora testato questa cosa. Ovviamente se avete difficoltà con tutti questi strumenti e tutte queste cose, magari guardatevi qualche tutorial online, ho fatto anch'io così, io non sono così esperto, quindi mi affido anch'io a ciò che trovo su internet. In generale, per salvare una struttura basta creare un nuovo brush e cliccare su Structure Brush. E in questo caso vi fa selezionare l'area con la bacchetta e poi appunto vi salva la struttura che selezionate. L'ultima cosa che andiamo a vedere prima di dare una valutazione a questo add-on è quello che può fare in ambito terraformazione. Io ad esempio ho creato questo brush che può, diciamo, creare un po' di tutto, qualsiasi tipo di collina o cose del genere, solamente andando a cliccare in un determinato spazio. Come vedete ci vuole un po' di pazienza, ma sicuramente è più veloce che costruire a mano una struttura. Poi per rendere il tutto un attimo più bello alla vista basta metterlo in modalità smooth e passarci sopra di nuovo e vi rende tutti i blocchi un po' più ordinati, ecco. Allora, adesso facciamo il punto. L'add-on si chiama World Builder e costa 990 Minecoins, circa 6 euro. Non è proprio immediato capire come funziona e ti ci vorrà un po' per padroneggiare tutti gli strumenti, ma tutto sommato il tempo e la fatica che ti risparmia sono notevoli. In più sì, costa soldi come quasi tutti gli add-on sul marketplace, ma considerato che lo userai praticamente sempre ne vale la pena. Allora, come valutazione io gli darei un buon 8,5 su 10. Alcune cose si possono migliorare, non è facilissimo da capire al primo colpo e in base al tuo dispositivo, alla grandezza di ciò che crei, potrebbe laggare il gioco, ma rimane secondo me un add-on quasi indispensabile per un builder da console soprattutto come me. Io penso che le mie strutture adesso faranno un piccolo level up grazie a questo add-on. E a proposito, se volete approfondire l'argomento delle mod a pagamento sul marketplace, io vi lascio qua il video da cliccare. Alla prossima!